cheese sandwich then. Gorgonzola, have you? Yes, sir. In quale locale è stato ordinato questo panino al gorgonzola unito a un bel bicchiere di Borgogna e olive italiane? Per aiutarvi vi sveleremo il luogo e il giorno esatto dell'avvenimento. Dublino, 16 luglio 1904. Così non sarà necessario essere uno di quei fanatici adoratori di James Joyce, quelli che ogni anno vengono qui a festeggiare il Bloomsday, per riconoscere il pub Davy Byrne, ovvero il Moral Pub dove Leopold Bloom, l'Ulisse del XX secolo, si ferma per consumare uno spuntino leggero. Lo storico pub si trova ancora oggi in una piccola traversa di Grafton Street, il cuore della capitale irlandese, la strada dove lo spirito della città esprime al meglio il difficile intreccio tra un presente sempre più cosmopolita e quel legame con le tradizioni che marca fortemente il carattere irlandese. Nel 1978, mentre a Dublino esordiva Bono Vox, appena maggiorenne, al numero 97 di Grafton Street, 5 giovani laureati in architettura aprivano un'attività in proprio, intitolata non a caso al nome della strada. Dopo il periodo degli esordi, solo le 2 ragazze continuano l'impresa. Sono Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Oggi lo studio Grafton Architects è una delle realtà più interessanti della nuova architettura irlandese e ha il merito di aver indirizzato in modo originale il dialogo tra l'architettura contemporanea e il tessuto storico della città europea. Un dialogo che le Grafton hanno sperimentato a partire dagli anni 90 a Dublino e dintorni, con opere caratterizzate da raffinati accostamenti materici, rigorose impaginazioni dei prospetti e studiate relazioni con l'intorno urbano, come dimostra anche il nuovo edificio costruito per l'Università Bocconi a Milano. Per cogliere le radici di questo lavoro è necessario rendere più espliciti i riferimenti di Yvonne Farrell e Shelley McNamara. Le 2 attivissime Dubliners sono da sempre affascinate dalla lezione di Le Corbusier, ma sono state anche molto influenzate dai modernisti inglesi che hanno insegnato e lavorato in Irlanda tra gli anni 60 e 70. Tuttavia, nell'esperienza più recente delle Grafton emerge con maggior chiarezza il debito verso la grande tradizione celtica delle costruzioni in pietra, testimoniata dai numerosi resti di chiese e cimiteri, castelli e torri militari, oggi dispersi nell'incantevole paesaggio della verde Irlanda. Ma esaminiamo da vicino uno dei loro più recenti e interessanti progetti. Siamo nei pressi di St. Stephen Green, uno dei grandi parchi di Dublino, e il nuovo edificio, a 6 piani, ospita la sede dell'Office of Public Works, un attivissimo organismo tecnico pubblico. Un rivestimento in lastre di pietra grigio chiaro, proveniente dalla costa di Galway, caratterizza questa architettura ed è marcato sul fronte urbano da 3 leggerissimi arretramenti che come sottili modanature proseguono visivamente i livelli degli edifici attigui. Una cancellata in bronzo, lavorata a motivi geometrici, protegge l'ampia apertura dell'ingresso, memoria delle case georgiane, e si aggancia alla testata dello spesso muro in pietra Kilkenny, color grigio scuro, che separa il lato lungo della nuova costruzione dall'antico cimitero seicentesco degli Ugonotti sul quale si affaccia. Per rispettare l'intimità e il valore storico del piccolo cimitero, l'ampio prospetto dell'edificio accoglie in una stretta fascia il risvolto della testata e poi propone una serie di aperture rettangolari a tutta altezza, sfalsate secondo un ritmo unitario e chiuse per circa 1/3 da serramenti metallici che alternano la posizione a filo di facciata a un deciso arretramento misurato in modo da far leggere chiaramente la profondità di 45 cm del rivestimento in pietra. Lo spazio interno è suddiviso dalla scala collocata sul fronte urbano ed una spina centrale in cui sono inseriti 6 camini per la distribuzione dell'aria, che emergono dalla copertura interpretando così la memoria dei tetti di Dublino. Il progetto realizzato dallo studio Grafton Architects
per l'Office of Public Works, è completato dal restauro di un lungo edificio a 2 piani, denominato The Billets, collocato a fianco al complesso degli uffici del governo irlandese, con il quale è collegato da un nuovo tunnel sotterraneo. Il risultato finale è un'opera di architettura contemporanea che con grande eleganza, grazie a una semplice geometria incisa nella pietra, rinnova la tradizione costruttiva della città.